Vi confesso una cosa, ci sono degli errori che vedo costantemente quando leggo dei commenti online. Si tratta nella maggior parte dei casi di errori che vengono commessi da persone di madrelingua ed è per questo motivo che ho pensato di creare un video specifico proprio su questo. Si tratta, come avrete capito, di errori di livello avanzato. Questo video infatti è un po' la continuazione di quest'altro video, nel quale invece avevo spiegato gli errori più comuni per il livello elementare. Troverete il link di questo video nella descrizione qui sotto. Italiano con Eli è un canale che si occupa di lingua italiana. Pubblico un video ogni settimana e quindi se siete interessati vi chiedo di prendere in considerazione l'idea di iscrivervi a questo canale ed eventualmente ricordatevi anche di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Siete pronti? Allora cominciamo! Sono Elisabetta e per 10 anni ho insegnato la lingua italiana a persone straniere e vi posso assicurare che molti degli errori che vedremo oggi sono anche errori che ho visto commettere molte volte ai miei studenti. Ecco perché ho deciso di creare questo video in modo che questi errori spariscano completamente. Il primo errore, davvero molto frequente, è questo. Allora ditemi, qual è l'opzione corretta? Quando scriviamo un po', come si scrive? Lo so, probabilmente mi direte che non c'è poi molta differenza, però guardate che spesso sono i dettagli a contare ed effettivamente l'apostrofo e l'accento sono due cose diverse. Semplifico per comodità. Allora, l'apostrofo serve ad indicare che prima c'erano delle lettere che ora non ci sono più perché sono state tolte. L'accento invece viene utilizzato per indicare qual è la sillaba che deve essere pronunciata in modo più intenso. Si tratta, come vedete, di due funzioni completamente diverse. È come se, non lo so, comparassimo le mele con il pesce. Sì, in entrambi i casi si tratta di cibo, sono cose che si mangiano, però sono molto diverse. Ricordate che po è l'abbreviazione di poco, vuol dire che c'erano queste due lettere CO che sono state tolte. È per questo che dobbiamo sempre utilizzare l'apostrofo e non l'accento. Facile, no? Domanda: ci vediamo per un caffè? Questa è la risposta. È corretta? No, non è corretta, perché sì vuole l'accento. Dobbiamo scrivere sì, grazie con l'accento. Questo perché oltre a quello che abbiamo detto prima, ricordate che l'accento serve anche per distinguere delle parole che si scrivono allo stesso modo ma hanno significati diversi. In questo caso questo sì è un avverbio di affermazione, cioè il contrario di no, sì, no. Ebbene, quando questo è il significato, dobbiamo usare l'accento. Invece quando sì ha funzione di pronome riflessivo, come per esempio Luca si alza alle 8, in quel caso sì si scrive senza accento. Quindi ricordate, alla domanda ti va di bere un caffè? Dovrete dire sì, ma con l'accento. A proposito di caffè, oggi vorrei invitare Maria a bere qualcosa. Sì, mi sa che gli telefono. È corretto?
No, non è corretto. Non possiamo utilizzare gli quando ci riferiamo a una donna, quando usiamo il femminile. In modo corretto dovremmo dire le telefono, e ricordate che questo è un errore frequentissimo tra le stesse persone di madrelingua italiana. Voglio comprare un'auto. Come si scrive? Allora, questo è un errore che vedo almeno, e non esagero, 3 volte al giorno, specialmente quando leggo i commenti online, e veramente non riesco a capire il perché ci siano così tanti errori. La regola è semplicissima. Allora, vi spiego. Un apostrofo viene utilizzato solo con le parole femminili. Questo perché abbiamo detto che l'apostrofo serve quando abbiamo tolto qualcosa, serve per indicare che prima c'era una lettera o una sillaba che non c'è più. Ebbene, nel caso di un apostrofo, ricordate che è stato messo l'apostrofo perché c'era una A, quindi un apostrofo corrisponde a una, e se l'articolo è una, chiaramente deve seguire un nome, anche chiamato sostantivo, femminile. Pertanto diremo un auto, in questo caso con l'apostrofo. Tenete presente che questa era un po' una domanda trabocchetto, perché magari inconsapevolmente, vedendo la O, una persona può pensare: ok, è una parola maschile e utilizzo un. In realtà non è così. Auto è l'abbreviazione di automobile, basta aggiungere un aggettivo per capire se il genere è maschile o femminile. Dirò un'auto bella o un'auto bello? La prima, dirò auto bella, perché infatti auto è femminile, e quindi un apostrofo. Non mi spiego infatti per quale motivo si veda così tanto un abbraccio con l'apostrofo. Non avrebbe senso, non possiamo dire una abbraccio. Abbraccio è maschile, se è maschile si utilizza un. Se invece la parola che segue è femminile, si utilizza un apostrofo. Facilissimo! Un altro errore frequente, forse meno frequente oggi rispetto al passato, è scrivere qual è con l'apostrofo. In questo caso si tratta di troncamento, ovvero la parola esiste così com'è, non abbiamo tolto nulla. Pensate per esempio a "qual buon vento ti porta", che è una frase che noi italiani utilizziamo quando siamo sorpresi di incontrare qualcuno in un certo luogo. Ebbene, qual, come vedete, esiste così com'è, ed è per questo che dovremo sempre scrivere qual è senza apostrofo. A proposito, che cosa dite nella vostra lingua quando incontrate qualcuno dopo tanto tempo? In italiano, oltre a "qual buon vento ti porta", si dice anche "chi non muore si rivede". Raccontatemi nella vostra lingua, c'è qualche espressione che utilizzate? Siamo quasi giunti alla conclusione. Vi dico che molte volte nei commenti ai video noto che viene utilizzata la parola soprattutto. Fate attenzione però a come si scrive. Vi dico, per aiutarvi, ciò che mi diceva mia madre quando ero piccola. Mia madre mi diceva sempre: Elisabetta, ricordati, soprattutto va con 4 T. Naturalmente 2 e 2. Ricordate anche che è diffusa, abbastanza diffusa la grafia, la forma soprattutto
con una T e poi due, però è scorretta. Scrivete sempre soprattutto in questo modo, cioè 2T e 2T, d'accordo? Toglietemi una curiosità, che cosa fate stasera? Stasera come si scrive? Si scrive stasera oppure si scrive tutto unito? La risposta è proprio questa. La forma corretta è stasera scritto in un'unica parola. Allora, avete imparato qualcosa di nuovo con questo video? Se sì, vi chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale. Direi che è ora, no? Qui troverete altri 2 video che sono fatti apposta per migliorare il vostro italiano. Ci vediamo, alla prossima!